Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. È il giorno della premiazione, è il giorno in cui la Milano Nerazzurra è vestita a festa, però è chiaro che quando si festeggia si inizia già a guardare al futuro. In questi ultimi giorni si è parlato di un OH3 che sarebbe pronta ad investire 150 milioni sul mercato tra ciò che metterà appunto a disposizione la proprietà e il ricavato dalle cessioni. Ebbene, oggi quindi cerchiamo di fare una tabella di mercato per capire in che modo l'Inter potrebbe spendere questi 150 milioni e soprattutto come potrebbe essere rinforzata la squadra, chi cedere, chi acquistare, e lo faremo cercando di andare un tantino più sull'aspetto tecnico e quindi valutando costi a bilancio, ammortamenti, gli ingaggi lordi. Naturalmente, prima di iniziare, vi ricordo come al solito quei due semplicissimi click, il like al video e l'iscrizione al canale, che danno come sempre un grandissimo supporto. Andiamo proprio a prendere la tabella che ho preparato. I valori sono presi dal sito Calcio e Finanza. C'è questo di Akanji che ovviamente per la stagione in corso viene valutato il costo del prestito e lo stipendio netto, che in realtà differisce un po' da quanto riportato da Calcio e Finanza, però la maggior parte dei siti riporta 3 milioni e mezzo lo stipendio netto di Akanji per quest'anno, 3,75 milioni per i prossimi 2 anni. Naturalmente ci sono alcuni zero ai valori al 30 giugno 2026, ho messo lo zero appunto per i calciatori che vanno in scadenza ed ho già segnato alcune cessioni. Partiamo proprio da quelle che sono le cessioni. Ho segnato come cessione quella di Sommer, ovviamente lo svincolo. Acerbi, De Vrij, io lo svincolerei, anche perché De Vrij in primis è un calciatore ultra trentenne, ha un impatto sul bilancio molto importante e quest'anno è stato un po' dietro nelle gerarchie, quindi sarebbe un po' un controsenso poi fargli scalare le gerarchie semplicemente per evitare investimenti. Ho messo la cessione di Palacios che dovrebbe essere riscattato e quindi per 6 milioni e mezzo. Qui andiamo a valutare anche le plusvalenze, svincoli per Darmian e Mkhitaryan, e poi c'è Aslani che è al Besiktas con un diritto di riscatto di 11 milioni. Ho ipotizzato che magari si trova all'accordo e che venga riscattato per 7 milioni, che comunque lui è a bilancio per meno di 5 milioni e sarebbe anche in questo caso una plusvalenza. Andiamo quindi sulla tabella e andiamo subito a eliminare appunto i calciatori che ho ipotizzato vengano ceduti. Quindi i vari Acerbi, De Vrij, Sommer, c'è poi Palacios e Darmian che non faranno più parte della rosa dell'Inter, lo stesso Mkhitaryan, e c'è poi questo il nome di Aslani. Dopodiché, andiamo anche, ho già segnato Akanji, quindi che viene riscattato per 15 milioni. Ovviamente poi qui c'è da capire perché si parla anche di un eventuale rinnovo, al momento avrebbe altri 2 anni di contratto, quindi lo mettiamo al posto di ciò che era a bilancio Akanji quando prima del riscatto. Ricordiamo, è obbligatorio il riscatto per l'Inter, ma c'erano pochi dubbi appunto su questo, sul riscatto di Manuel Akanji. Andiamo poi a valutare tutti i calciatori della rosa, chi potremmo cedere. Martinez ovviamente lo farei fare col primo portiere il prossimo anno. Di Gennaro in realtà andrebbe anche lui in scadenza. Ho evidenziato appunto gli anni di contratto residui di Gennaro perché lo rinnoverei almeno un altro anno, tanto è un terzo portiere. Per Akanji ne abbiamo appena parlato. Luis Enrique è uno di quei calciatori che io vorrei cedere e quindi ipotizziamo la cessione di Luis Enrique e andiamo appunto a inserirlo nella tabella. Naturalmente dobbiamo prendere il costo a bilancio, il valore che ha Luis Enrique, lo mettiamo nella tabella delle cessioni. Il tipo di cessione ovviamente ipotizziamo a titolo definitivo e il valore per 25 milioni, visto che era arrivata l'offerta del Bournemouth a gennaio per questo valore, quindi ipotizziamo che in realtà forse era anche qualche milione in più, però ipotizziamo di cederlo per 25 milioni e avremmo fatto anche una plusvalenza. Quindi eliminiamo anche Luis Enrique dalla tabella.
Proseguiamo. Bissek ovviamente assolutamente confermato. Bastoni mi aspetto che possa rimanere, quindi mi aspetto che non si concretizzerà l'interesse del Barcellona in un'offerta. Di Marco confermato. Carlos Augusto assolutamente confermato, a meno che ecco non chieda lui la cessione, però l'idea sarebbe quella di confermarlo. C'è poi la questione Dumfries. Io Dumfries lo confermerei ad occhi chiusi per quello che riesce a dare all'Inter, però ricordiamo che quest'anno c'è il mondiale, un buon mondiale di Denzel Dumfries, insomma, farebbe arrivare sicuramente l'offerta. Ipotizziamo che purtroppo arrivi l'offerta e che portino via Dumfries. Ripeto, io non lo cederei, però purtroppo sappiamo la clausola da 25 milioni attiva nel mese di luglio e quindi andiamo a metterci anche la cessione di Denzel Dumfries, anche in questo caso sarebbe a titolo definitivo, appunto per 25 milioni. Per Denzel Dumfries ovviamente rappresenterebbe una grandissima plusvalenza perché è a bilancio ormai già da diversi anni e quindi è a bilancio per neanche 1,5 milioni per il prossimo anno, ecco, scalato anche gli ammortamenti di un ulteriore anno. E quindi anche Dumfries andiamo ad eliminarlo dalla tabella. C'è poi Diouf. Diouf è un discorso particolare. Io lo terrei perché difficilmente possono arrivare ecco, 20 milioni o 17 milioni che appunto permetterebbero di non fare la minusvalenza. Se devo darlo in prestito lo tengo in rosa. Chivu sta lavorando per renderlo un esterno e quindi ecco diciamo lo tengo in rosa magari per vedere se si adatta a fare il quinto o eventualmente da schierare un po' più avanzato se ci dovesse essere un secondo sistema di gioco. Frattesi, calciatore assolutamente da cedere e quindi segno anche la cessione di Frattesi che ci auguriamo possa avvenire a titolo definitivo. Naturalmente potrebbero essere anche per dire un prestito con obbligo di riscatto e così però come anche gli acquisti potrebbero essere prestiti con obbligo di riscatto e quindi a quel punto andiamo a segnare tutti come se fossero ecco, acquisti direttamente, acquisti e cessioni a titolo definitivo. Per quale importo? Ipotizzo 28 milioni perché l'Inter ne chiede 30-35, non mi aspetto che arrivi quella cifra dopo un'annata in cui è stato assolutamente ai margini. Ipotizziamo però che 28 milioni si possano comunque recuperare e sarebbe una plusvalenza importante quella con Frattesi. Eravamo arrivati qui, eliminiamo anche Frattesi dalla tabella. Çalhanoğlu confermato, come detto più volte, anche se dovesse essere all'ultimo anno di contratto e dovesse andare via a zero, lo confermerei perché è un giocatore ancora importantissimo. Barella, Zielinski, Sucic ovviamente senza alcun ombra di dubbio. Bonny, Più Esposito, Thuram e Lautaro confermerei in toto l'attacco, anche perché Bonny è vero che è quello che ha brillato meno, però con un anno in più all'Inter, ecco, con l'anno di ambientamento può incidere maggiormente. L'Inter non ha bisogno di fare, secondo me, operazioni in attacco. C'è poi Franco e Valentin Carboni, che sarà da capire ecco il destino dei due, però a bilancio sono per dei valori bassissimi. In realtà lo stipendio non viene neanche calcolato perché erano in prestito, insomma lasciamo così anche perché comunque è un qualcosa di limitato. C'è poi Pavard. Pavard io penso che sia destinato a partire, anche perché in primis anche le ultime notizie riportano di un Chivu che non vuole il ritorno di Pavard e poi tra l'altro ecco è a bilancio per un costo molto pesante, 13 milioni. Se guardiamo gli altri praticamente ci sono Barella e Lautaro che pesano di più a bilancio, poi tutti gli altri pesano meno di Pavard e quindi ipotizziamo anche la cessione di Benjamin Pavard, cessione che questa non sarà semplicissima, quindi qui poi bisognerà essere anche bravi a cedere. Ipotizziamo che ecco questo che arrivino i 13 milioni che evitino la minusvalenza perché è quello il peso che ha ancora a bilancio. Ipotizziamo che vada via a titolo definitivo e che quindi arrivino appunto i 13 milioni, magari perché no da un mercato tipo come la Turchia o dall'Arabia, ecco che forse sono gli unici mercati che permetterebbero ancora a Pavard di ottenere lo stesso stipendio e quindi eliminiamo anche Pavard dalla tabella della rosa del prossimo anno. A questo punto ovviamente qui abbiamo i costi a bilancio del 25-26, costi del 26-27 che si aggiornano automaticamente. Non sono questi perché a questo punto dobbiamo appunto fare gli acquisti e per quanto riguarda quello di Pavard lo abbiamo già inserito appunto come nuovo acquisto. Dobbiamo iniziare con quelli che devono andare a comporre la rosa. Partiamo dal portiere. Per chi opterei in porta? Io dico opterei per Filip Stankovic, ovviamente il fratello di Aleksandar, perché Filip Stankovic l'Inter ha parlato più volte di voler
un portiere d'esperienza come secondo, però c'è da fare diverse valutazioni. Prendere un portiere d'esperienza a volte si rischia comunque di fare un investimento e quell'investimento è tra virgolette a perdere, quindi o si prende qualcuno tipo per 1 milione oppure si va a prendere Filip Stankovic. Perché punterei Stankovic? In primis perché ha fatto una grande annata al Venezia, nonostante ecco è Serie B, però comunque ha fatto una grande annata, nelle statistiche addirittura nei gol evitati ha un valore superiore a 9, un valore importantissimo. Poi ci sono altri aspetti da valutare, in primis posso dare la possibilità ad Aleksandar Stankovic di giocarsi anche il posto con Josef Martinez. Martinez parte da titolare, ma do delle chance a Stankovic, lo faccio giocare in Coppa Italia, gli do delle opportunità in campionato. Se Martinez non dovesse convincere, ecco che è un portiere che potrebbe insidiare la titolarità. Non è un portiere giovanissimo perché ha 24 anni, quindi non parliamo di un 18enne. E c'è l'altro aspetto. Se ho l'idea di riportare a Milano Filip Stankovic, non aspetto che magari il prezzo lieviti. È vero che l'Inter è il 50%, però oggi possiamo ipotizzare che il Venezia possa chiedere 8-10 milioni, quindi avrebbe un costo per l'Inter di 4-5 milioni. Se aspettiamo 1 o 2 anni, sappiamo improvvisamente i prezzi possono schizzare per delle grandi stagioni e magari ci troveremmo a pagare Filip Stankovic 15, 16, 18 milioni magari, perché sappiamo poi se arriva il club estero bisogna comunque pareggiare quell'offerta e pagarlo poi il 50% ovviamente, perché c'è il 50% sulla futura rivendita. Ipotizziamo quindi che andiamo a prendere Aleksandar Stankovic, di nuovo, intendo sempre Filip Stankovic, ovviamente parliamo del portiere, per un costo di, ipotizziamo 5 milioni, quindi potrebbe essere anche qualcosina in meno. Anni di contratto, quanti anni facciamo di contratto? Ipotizzo anche 5 anni potrebbe fare l'Inter, e qui c'è già l'ammortamento che è 1 milione all'anno. Penso che lo stipendio netto possa girarsi su 1 milione, perché comunque è un calciatore che guadagna relativamente poco al Venezia, quindi quantomeno ecco il primo anno, poi potrebbe essere un contratto a salire, un contratto in cui ci sono bonus corposi, però ipotizziamo che sia così. Prendiamo Filip Stankovic e lo andiamo a mettere già nella tabella, magari ecco nel posto che abbiamo liberato con Sommer. Proseguiamo, c'è bisogno ora di passare alla difesa. Chi vado a prendere in difesa? Si è parlato di Solé e Mouaremovic. Io li prenderei entrambi per un chiaro motivo. Perché punterei entrambi? Perché in questo momento l'Inter, con le cessioni che abbiamo ipotizzato di De Vrij, oltre ad Acerbi, Darmian, insomma gli svincolati, ci sarebbero soltanto 3 difensori di ruolo, più Carlos Augusto, che però dobbiamo decidere se è il vice di Marco o è un difensore. C'è bisogno di almeno 2 difensori. Solé e Mouaremovic possono essere visti anche come complementari. Mouaremovic a qualcuno fa storcere il naso, però secondo me un calciatore tra quelli citati è l'unico che può giocare al centro della difesa, è l'unico che è bravo anche in marcatura sull'uomo e può giocare anche da terzo. Solé io lo vedo più da terzo, che sia a sinistra o a destra, nonostante un destro naturale può sostituire anche Bastoni. Solé mi può dare più quella spinta che per esempio di solito danno i terzi dell'Inter e mi può dare più quella forza nei contrasti, quindi sono 2 calciatori validi. Ipotizziamo di prenderli entrambi, perché per me non sono alternativi. Se parte anche De Vrij, l'Inter ha la necessità di prendere 2 difensori. E andiamo ecco subito a segnare, partiamo da Mouaremovic appunto. Lo segniamo a bilancio per 20 milioni, perché non 25 che si dice? Perché comunque probabilmente l'Inter inserirà una contropartita. Potrebbero essere anche delle operazioni che poi rimandano il pagamento. Ipotizziamo di farlo subito, però con una contropartita, quindi anziché segnare Mouaremovic a 25 più la cessione di un giovane a 5, ipotizziamo 20 milioni. Si è parlato anche di Mosconi. Se fosse Mosconi glielo darei, ma con un diritto di recompra, ecco, senza perdere il controllo su Mosconi. Mouaremovic è un calciatore giovane, potrebbe essere fatto un contratto da 5 anni e ipotizziamo 2 milioni e 2 è un po' quello che si parla, ecco, i 2 milioni e 2 all'anno. Quindi avremmo qui lo stipendio lordo e c'è il costo a bilancio. A quel punto andiamo a prendere anche Solé. Segno anche Solé per 20 milioni, un po' per lo stesso motivo di Mouaremovic, quindi la possibilità insomma di inserire un giovane, di trattare comunque col Sassuolo e l'Udinese, sono squadre con cui si riesce a trattare, ecco, non è l'Atalanta di turno per intenderci. E in questo caso quanti anni di contratto a Solé?
Solé è un classe 2000, quindi a 26 anni. Anche in questo caso possiamo ipotizzare i 5 anni di contratto che appunto poi ci abbassano l'ammortamento, e anche qui ipotizziamo, diciamo, gli stessi costi di Mladenovich, quindi un contratto da 2 milioni e 2 per 5 anni. Ricordiamo, poi magari potrebbe essere a salire i 2 milioni e 2, ci possono essere dei bonus. A questo punto dobbiamo mettere i due nella tabella per calcolare anche i loro costi nella tabella della squadra, e quindi mettiamo Mladenovich e Solé. A questo punto siamo passati alla difesa è praticamente completa, c'è bisogno però di andare a sostituire Dumfries e Luis Enrique. In che modo? Allora, io Luis Enrique lo vado a sostituire con un parametro 0. Perché un parametro 0? Vado su Celik della Roma. Celik è un calciatore che secondo me molto spesso viene sottovalutato. Magari uno potrebbe dire, ma abbiamo fatto il salto di qualità? Secondo me sì, è un calciatore sottovalutato. Un calciatore abituato a fare il quinto, cosa che non è abituato a fare Luis Enrique e lo ha sempre dimostrato. È un calciatore molto duttile, quindi io posso utilizzarlo da quinto a destra, all'occorrenza anche da quinto a sinistra o da terzo di difesa, praticamente quello che faceva Darmian. E in più in questo modo io avrei il titolare che andremo a prendere a posto di Dumfries, sempre se dovesse partire Dumfries, avrei la riserva Celik e c'è poi quell'incognita di Uff che è sempre da capire che cosa succede, ecco, insomma, se riesce ad integrarsi come quinto. Torniamo alla nostra tabella, Celik magari il costo potrei mettere 0, mettiamo 1 milione perché potrebbero esserci dei costi, ecco, per quanto riguarda la gente, anzi segniamo 1,5 milioni per quanto riguarda la gente, per quanto riguarda, ecco, la commissioni, bonus alla firma. Ipotizziamo un contratto da 3 milioni e uno stipendio netto anche qui di 2 milioni e 2. Alla Roma percepisce 2 milioni, ipotizziamo che insomma ci possa essere un leggero ritocco perché arriva a 0 e segniamo anche Celik che andiamo subito a mettere nella nostra tabella in modo poi da avere un bilancio, ecco, più preciso, un bilancio complessivo. Abbiamo inserito anche Celik. A questo punto chi prendiamo al posto di Dumfries? Il nome penso che sia un po' scontato ed è quello di Palestra. Insomma, se parte Dumfries bisogna prendere un titolare. E quindi a questo punto lo segniamo per 45 milioni. Lo so, qualcuno mi dirà sono tantissimi. A 40 l'Atalanta non lo cede, Palestra permette di fare il salto di qualità in una determinata caratteristica, il dribbling, Palestra all'1 contro 1, nessuno dei nostri quinti ce l'ha, può dare qualcosa di diverso. Anche Palestra è un calciatore giovane, anche lui possiamo fare un contratto da 5 anni, quindi abbiamo subito un ammortamento di 9 milioni all'anno, ovviamente pesantissimo. Stipendio netto, ipotizzo 2 milioni e mezzo, poi magari può essere anche in questo caso a salire, però ecco, insomma, diciamo che può starci un ingaggio da 2 milioni e mezzo netti. Ovviamente la tabella ci fa automaticamente anche il lordo. Prendiamo Palestra e lo andiamo a mettere nella nostra squadra, ecco, nella rosa che abbiamo creato prima. A questo punto siamo coperti anche sulle corsie esterne. Bisogna passare ai centrocampisti e qui arriva, ecco, il primo è Aleksandar Stankovic perché dovrebbe rientrare. In realtà si è parlato anche di un Inter che potrebbe cederlo. Io terrei assolutamente Aleksandar Stankovic e quindi lo segniamo a bilancio per 13 milioni perché l'Inter lo scorso anno non ha segnato i 10 milioni che ha versato il Bruges, il diritto di recompra a 23, quindi segniamo la differenza. Contratto di Stankovic, anche in questo caso 5 anni, penso che si possano tranquillamente fare. Ipotizziamo che si parta da uno stipendio di un 1,75, con 1.750.000 e questo è il peso a bilancio di Aleksandar Stankovic. Andiamo anche ad inserire Stankovic nella nostra squadra, nella rosa che stiamo creando sopra, in modo da avere il totale. A questo punto l'Inter avrebbe bisogno probabilmente di un altro centrocampista perché ci sono Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Sušić, Aleksandar Stankovic e c'è bisogno di un altro centrocampista. So che tutti aspettate un po' il nome di Koné. Io vado invece per Curtis Jones per 2 motivi. Se parte Dumfries, l'Inter dovrebbe fare un investimento importantissimo sul quinto e quindi bisogna trovare un calciatore che costi qualcosina in meno a centrocampo.
Curtis Jones è molto duttile, non ha i muscoli e la fisicità di Koné, però è un calciatore comunque strutturato che riesce a fare benissimo entrambe le fasi, sa inserirsi, sa andare a ridosso dell'area avversaria. È un calciatore che eventualmente ha giocato anche in un centrocampo a 2 o più avanzato, anche se io sto costruendo la squadra pensando al 3-5-2. E quindi a questo punto io opto per Curtis Jones. Tante volte c'è un altro aspetto: i calciatori che arrivano dalla Premier sono abituati ad un ritmo ed un'intensità diversi e spesso in Italia negli ultimi anni fanno la differenza. Quindi andiamo per Curtis Jones come ultimo acquisto e a questo punto ipotizziamo che Jones possa costare sui 22 milioni, perché un calciatore che scade nel 2027 non ha intenzione di rinnovare, quindi ipotizziamo che insomma possa costare, ecco, questi 22 milioni. È un calciatore giovane, quindi ipotizziamo altri 5 anni di contratto anche per Curtis Jones. È vero, abbiamo fatto dei contratti molto lunghi, però parliamo sempre di calciatori giovani, ad eccezione per esempio di Celik, che è un po' più ha qualche anno in più, ecco, Celik rispetto agli altri. Poi per gli altri, ecco, 5 anni di contratto non sono poi troppi se valutiamo l'età, non stiamo prendendo ultra trentenni. L'ingaggio di Jones ipotizziamo 2 milioni e mezzo. In realtà al Liverpool ha un ingaggio bassissimo rispetto agli standard della Premier, però si parla di un Inter che potrebbe offrire tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni. Ipotizziamo che si parta da 2 milioni e mezzo. Inseriamo anche Jones e abbiamo subito la panoramica, perché a questo punto potremmo praticamente considerare la rosa al completo. Avremmo un costo a bilancio di 186 milioni, praticamente un costo a bilancio che sarebbe sceso rispetto al precedente. Qui abbiamo appunto la funzione di Excel che ci va a calcolare la totalità dei costi a bilancio. Avremmo costi più bassi rispetto alla stagione precedente e gli ingaggi lordi che sono diminuiti. A questo punto quindi cosa può fare l'Inter? Andiamo a vedere anche il totale delle cessioni è 104 milioni, il totale dei calciatori acquistati è qualcosa in più, quindi valutando anche la liquidità è 141 milioni. C'è uno scarto di inferiore ai 40 milioni. L'Inter praticamente avrebbe così la possibilità di fare un altro colpo, non da 50 milioni, perché l'Inter non va a fare un passivo di bilancio, un passivo tra acquisti e cessioni di 100 milioni, anche perché bisogna valutare anche la liquidità, però c'è lo spazio a bilancio per fare qualche altra operazione. Oppure, per esempio, c'è lo spazio a bilancio per andare a fare dei rinnovi contrattuali, perché se si va a fare il rinnovo, per esempio, di Di Marco, che si troverebbe all'ultimo anno di contratto, probabilmente va ritoccato l'ingaggio. C'è la possibilità, per esempio, di fare anche dei contratti non troppo lunghi, e quindi c'è la possibilità di puntare a fare contratti da 4 anni. Ovviamente va ad aumentare un po' l'impatto a bilancio. Per esempio, Solé, facciamo un contratto di 4 anni e c'è un impatto a bilancio leggermente più alto in questo caso, quindi andremo, ecco, a mettere al posto di Solé, ovviamente queste le X sono precedenti, e avremmo un impatto leggermente più alto, avremmo un costo a bilancio di 187 milioni del costo della rosa. Però in ogni caso comunque avremmo creato una rosa molto importante con costi non esagerati. Nel momento in cui l'Inter dovesse trattenere Dumfries e quindi non avere la necessità di andare a prendere Palestra, ecco che poi ci sarebbe anche la possibilità di andare a prendere un trequartista e provare, ecco, così ad avere un'imprevedibilità. In questo caso noi cosa abbiamo costruito? Una squadra con Martinez, Filip Stankovic tra i pali. In difesa avremmo Bissek, Akanji, Bastoni, Muaremovic, Solé. C'è sempre la possibilità che Celik, se Diouf si inserisca da quinto, possa essere utilizzato da terzo. A centrocampo, come centrocampisti centrali, avremmo i soliti Barella, Çalhanoğlu e Zelinski, ma c'è una batteria composta da Sušić, Aleksandar Stankovic e Curtis Jones, quindi direi 6 centrocampisti validissimi. Sugli esterni avremo da un lato Palestra, Celik ed eventualmente Diouf, per quanto io non ami il quinto a piede invertito. Sulla sinistra avremo Di Marco e Carlos Augusto, i 4 attaccanti come quest'anno. Non abbiamo imprevedibilità, in realtà abbiamo aggiunto qualcosa di molto diverso con Palestra sulla destra, appunto, al di là della rima, perché c'è la possibilità di
sfruttare Palestra nell'1 contro 1, è uno dei calciatori che tenta più dribbling in Serie A, questo può fare la differenza e quindi l'Inter non avrebbe l'imprevedibilità sulla tre quarti, ma ce l'avrebbe sul quinto a destra, che però ha comunque allo stesso tempo anche capacità tattiche, che ha capacità fisiche per fare il quinto e quindi comunque sarebbe un Inter estremamente valida. Sulla tre quarti poi si potrebbe cercare l'occasione di mercato. L'occasione potrebbe essere ad esempio anche Diaby, perché in quel momento non arriva un calciatore che deve fare per forza il titolare. Se arriva per esempio Nico Paz, cosa che io non penso minimamente, deve fare obbligatoriamente il titolare, non si può pensare di tenerlo in panchina o utilizzarlo solo nel momento in cui si cambia il modo di giocare. Se arriva per esempio Diaby, e allora ecco che si può fare un discorso diverso. E in realtà abbiamo una situazione che ci permette anche di inserire per esempio un calciatore per fare un esempio, da 10 milioni. Ipotizziamo per esempio Diaby, mettiamo a bilancio per 10 milioni, un contratto in questo caso per esempio di 3 anni e uno stipendio di, ipotizzo, 3 milioni e mezzo. In questo caso per esempio avremmo un costo, qui forse abbiamo messo uno zero in meno, infatti, avremmo un costo comunque tutto sommato di cartellini accettabile, perché si è parlato di uno H3 che mette tra i 40 e i 50 milioni, insomma, dalla cassa del club. Se andiamo ad inserire anche Diaby nella rosa della squadra, avremmo comunque un costo a bilancio leggermente più alto. Abbiamo necessità di inserire Diaby? Secondo me non c'è la necessità. Io non prenderei un calciatore come Diaby, solo se c'è un'opportunità di mercato andrei a mettere qualcosa, altrimenti vado tranquillamente con la rosa che abbiamo costruito. Abbiamo investito praticamente meno di 40 milioni, 37 milioni più di quanto incassato, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti e abbiamo abbassato i costi sia per ingaggi lordi sia per costo a bilancio. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti se insomma anche questa tabella, questo studio relativo a bilancio che abbiamo portato sul canale è un contenuto che vi è piaciuto. Qual è la vostra idea sui nomi fatti e magari, perché no, se ritenete che possa essere un format questo da portare anche in live in modo da confrontarci e farla praticamente live la tabella con la rosa della nuova squadra. Come sempre confrontiamoci nella sezione apposita, come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!